Ciao amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi facciamo il famoso viccio cilendano. È una pasta lievitata ripiena di formaggi e salumi. Per fare questa pasta lievitata occorre 500 g di farina 00, 200 ml di acqua tiepida, 80 g di sugna, 12 g di lievito di birra, 10 g di sale, 10 g di zucchero e un uovo. Incominciamo a fare il nostro impasto. Per prima cosa nella planetaria mettiamo l'acqua, poi sciogliamo il nostro lievito di birra, lo sbricioliamo così e mettiamo lo zucchero. E incominciamo ad azionare la nostra planetaria. Facciamo sciogliere ben bene il lievito con lo zucchero e l'acqua. Adesso spegniamo un attimo, alziamo, versiamo la farina in questo modo così e incominciamo un'altra volta ad azionare il gancio. Poi con una spatolina incominciamo a mettere un pochino di sugna. Aggiungiamo anche l'uovo, alziamo un attimo per raccogliere bene sia la sugna che la farina che sta all'intorno del cestello. Adesso mettiamo anche il sale. Facciamo lavorare la planetaria diciamo a media, che non sia né troppo lenta né troppo veloce. Facciamo questa operazione per un 5 minuti. Ecco, adesso possiamo spegnere, versiamo una spolverata di farina sulla spianatoia e versiamo l'impasto perché deve essere lavorato a mano, perché in questo modo ossigena meglio. E incominciamo a impastare così, con questo movimento e con la forza, vedete? Così dentro viene bella con gli alveoli, detto in cilendano il casarelle. Vedete, scorre già da sola così se nelle mani, vuol dire che la pasta è pronta. Ecco, vedete, bisogna dargli sempre una forma rotonda, così. La pasta, se vedete, elastica, non deve essere né dura e né appiccicosa. Adesso la avvolgiamo, lo mettiamo a lievitare o nel forno della cucina spento oppure in un mobile della cucina per almeno un'oretta. L'importante è che non ci siano spifferi d'aria perché l'impasto altrimenti si alza. Per farcire il nostro viccio occorrono 150 g di formaggio misto macinato tra pecorino e parmigiano, 150 g di croviera, 150 g di pecorino, 150 g di pancetta, 150 g di salame Napoli, uovo, pepe macinato quanto basta. Mentre aspettiamo che la nostra pasta cresce, incominciamo a tagliare i nostri salumi e li mettiamo a pezzetti così. Facciamo una pancetta per il nostro, veniva chiamato una volta pupella, viccio, uovo per le creature. Adesso tagliamo il salame.
Adesso la pasta per fare il nostro viccio è pronta, è lievitata. Adesso la ritiriamo e la stendiamo. Mettiamo prima un pochino di farina. Ecco qua. Prendiamo il mattarello e la stendiamo in questo modo. L'importante è che la pasta abbia tutta la stessa circonferenza e la stessa altezza. Per prima cosa mettiamo il formaggio grattugiato, poi una bella spolverata di pepe, il formaggio filante, gruyère, mettiamo il pecorino, la pancetta e il salame. Adesso cerchiamo di metterla quanto più uniforme possibile, premendo un pochino anche per far aderire bene. Mettiamo un pochino di sugna. La sugna o lo strutto è la stessa cosa. Se poi voi volete vedere come si fa la sugna, andate sul mio sito nonnaclaudia.com. Allarghiamo un poco, così, e cerchiamo di stringere e ungiamo un poco. Cerchiamo di stringere un pochino, così, in modo che però non si rompe. E adesso si fa questo movimento, guardate, così e così. Vedete? Gli abbiamo dato la forma di una bambolina. Adesso dalle estremità dei piedini prendiamo giusto un pochino di pasta. Prendiamo l'uovo che è stato già precedentemente lavato e asciugato e lo mettiamo così. Poi questi due pezzettini di pasta che abbiamo tolto dai piedini li allunghiamo, che dobbiamo fare una croce che appoggiamo qua sull'uovo, così. Adesso con un coltello con la punta facciamo delle dita. Questo è il famoso viccio che nel periodo di Pasqua veniva fatto, come oggi c'è l'uovo di cioccolata, tanti anni fa, quando ancora non c'era la cioccolata, veniva fatto per i bambini. Il viccio, come ai casatielli oppure altri prodotti lievitati nel periodo di Pasqua, simboleggiano la morte e la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti, come potete vedere, è vero che sembra l'immagine di una bambolina, ma simboleggia Gesù nel sepolcro e la croce rappresenta appunto la sua morte, mentre l'uovo simboleggia la risurrezione, la vita. Adesso la dobbiamo rimettere a lievitare, però la mettiamo già nella leccarda del forno, così poi direttamente la inforniamo. Adesso con molta delicatezza prendiamo la nostra bambolina e la mettiamo così e la mettiamo a lievitare direttamente nel forno. La facciamo stare un 15 minuti, poi la tiriamo fuori, accendiamo il forno a 170 gradi, 180 gradi e la facciamo cuocere per 50-60 minuti. L'importante è che deve essere bella dorata sopra. Mettiamo pure un pochino di sugna sopra, così quando poi si cuoce questa parte superiore non si brucia, non diventa quella crosta dura. Il forno si è spento, questo vuol dire che il nostro viccio è pronto. Adesso lo sforniamo. Ecco qua, guardate com'è bello dorato, bello profumato. Adesso mettiamo in piatto.
fatto, fate attenzione perché scotta un poco ed ecco che il nostro viccio è pronto. Se volete vedere altre ricette andate sul mio sito nonnaclaudia.com.